Questa notte Kiev per l'ennesima volta è stata devastata da una pioggia di fuoco dai bombardamenti russi che le difese ucraine, non essendoci, non hanno potuto intercettare né fermare. Ovviamente i nostri media sono tutti concentrati sui danni agli edifici civili e le vittime civili, che ogni numero superiore a 0, come dico sempre, è troppo, sempre da condannare. Si dimenticano un po' di sottolineare gli stessi attacchi invece fatti dall'Ucraina sul territorio russo, che comportano più o meno le stesse vittime. Magari a giorni alternati, a giorni alterni, comunque siamo lì. Le Monde, massiccio attacco alla regione di Kiev durato tutta la notte. Il nemico ha preso di mira insediamenti civili, ovviamente, nella regione, cioè ha preso di mira obiettivi civili, come l'altra volta hanno detto, hanno colpito e mirato un orto, perché le patate comunque sono un'arma di distruzione di massa, lo sappiamo tutti. Missili balistici e missili da crociera. Pioggia di fuoco senza difese aeree, che comporta quello che comporta, cioè che tutti gli obiettivi che vogliono colpire i russi li colpiscono. E infatti adesso è un profluvio di agenzie sui danni alle esportazioni, l'economia, i cereali, perché poi arriva tutto questo, ovviamente. Cioè, quando ci dicono che il bombardamento ucraino sul territorio russo, sulle raffinerie, sta mettendo in ginocchio la Russia, le file sulle pompe di benzina, deve importare la benzina per far credere all'opinione pubblica e nell'immaginario comune che la Russia sia quasi in ginocchio, si dimenticano di dire che la situazione ucraina è estremamente peggiore dei danni che causano sulla Russia, e che i porti ucraini sono completamente bloccati, quei pochi che ancora si affacciano sul Mar Nero e che non si sono presi i russi, le ferrovie saltano una sì una no per colpa dei bombardamenti russi, per bloccare la logistica e i rifornimenti al fronte, e al fronte oggi non lo cito per niente, ma è un disastro assoluto. Ripeto per l'ennesima volta, la Russia è arrivata a ridosso delle città fortificate, delle quali ha preso già una sicuro, Costantinivka, le altre è lì a pochi chilometri, luogo in cui l'anno scorso, quando stavano arrivando a Pokrovsk, dicevano i vari media, i vari think tank, quelli pro-Ucraina, pro-atlantismo, che non sarebbero mai arrivati o che ci avrebbero messo anni e anni e anni. Sono arrivati lì, lentamente, boom boom boom, al costo di tanti morti, perché ovviamente l'anno scorso era stato proposto in Alaska di cedere quella parte di territorio come elemento per un cessate il fuoco. I nostri, gli europei e Kiev hanno detto no, assolutamente, vi distruggeremo, hanno lasciato intendere. Purtroppo i distrutti finora siamo noi. Le Monde, durante la notte, missili balistici, 44 missili da crociera e 168 droni russi sono stati lanciati contro l'Ucraina, principalmente contro Kiev e la sua regione. Hanno contato i missili da crociera, però non contano più i missili balistici. Vabbè, nella notte di mercoledì sono stati lanciati 36 missili da crociera, più 3-4, 168 droni intercettati. Non lo sappiamo, non lo trovo. Zelensky condanna, dice, i russi si sono preparati a lungo, hanno combinato diversi tipi di missili balistici, missili da crociera, droni, con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Mentre Mosca investe in missili balistici e nell'escalation, la reazione del mondo a tali attacchi non è sempre adeguata. Finché l'Ucraina non disporrà di sistemi di difesa missilistica balistica sufficienti, la Russia non prenderà sul serio la questione della pace. Prima era fare pressione sulla Russia, perché se no non prenderà in questione la pace e il negoziato. Ora è, se abbiamo i missili balistici, i missili antiaerei, antibalistici, quindi i Patriot, allora finché non li abbiamo la Russia non prenderà a me sembra una scusa ogni volta, che devo dire, cioè giusto in tutto il circo che vediamo e in tutte le insensatezze che sono state fatte nel corso di questi anni, forse i missili per difendersi sono la cosa meno peggio. Il problema non è che non li vogliono inviare, il problema è che non li hanno più gli americani. Tanto li pagavamo noi, gli americani erano contenti di mandarli all'Ucraina. Non ce li hanno più. In 4 giorni hanno consumato
più di quello che riescono a produrre in un anno, nei primi 4 giorni di guerra contro l'Iran. Voi immaginate quanti ne abbiano potuti consumare in tutti i 40 giorni, quanto è durata la guerra? Perché poi, vabbè, 40 giorni, è durata mesi, perché poi si sono attaccati anche durante la tregua, quindi... Le informazioni dalla TASS, le informazioni russe parlano di quasi 800 droni ucraini sulla Russia intercettati da Mosca. Le Monde critica un pochino le modalità con cui Mosca riporta i droni ucraini. È opportuno ricordare che Mosca non divulga il numero di droni lanciati da Kiev che non sono stati rilevati, che sono stati rilevati. Quindi, che vuol dire? Che sono 1000? Sono 1500 come l'ultima volta? 1700? 2000? Non lo sappiamo. Nel frattempo, la centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane senza elettricità, solo con i generatori di emergenza. A me sembra una notizia spaventosa. NTV, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grossa d'Europa, gestita dai russi in questo momento, occupata dai russi in Ucraina, è rimasta isolata dall'ultima linea elettrica esterna rimasta. C'era una linea esterna elettrica isolata. Questo lo dice la IEA. I sistemi di sicurezza critici sono alimentati da generatori diesel di emergenza. Kiev si vanta che la Russia è senza carburante. Attenzione. Come riportato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, secondo una prima valutazione, il guasto si trova sulla sponda settentrionale del fiume Dnipro. A causa dell'attività militare, i tecnici non sono attualmente in grado di determinare la causa dell'interruzione. Le truppe russe hanno occupato la più grande centrale nucleare d'Europa, dotata di 6 reattori, nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina, quindi dal 2022. Però, dice l'agenzia tedesca, non è chiaro chi è che la sta attaccando. Faccio un disegnino? Lo faccio? No, non lo faccio, dai, basta fare i disegnini. Li ho fatti per una vita. La Russia colpisce solo obiettivi civili. Il sindaco di Kiev dice che l'attacco russo a Kiev ha fatto 12, poi sono diventati 13, poi in questo momento mentre registro sono 14 morti e 32 feriti. Il numero delle vittime al momento del massiccio attacco della Russia su Kiev è colpito anche un ospedale pediatrico. Questa è una di quelle cose che viene riportata in home page da tutti i media. Colpito anche un ospedale pediatrico. Ora, se leggiamo le notizie dei nostri media, noi veniamo a sapere che i russi lanciano imprecisati missili balistici, più missili da crociera, 30-40, più centinaia di droni e colpiscono solo edifici civili. E colpendo solo edifici civili, tra i quali un ospedale pediatrico, fanno 14 morti e 32 feriti. Io ripeto, può sembrare cinico, è solo nemmeno sarcastico. Sono incapaci i russi se veramente vogliono colpire obiettivi civili, perché sparano centinaia di testate e se vogliono fare una strage non ci stanno riuscendo. Ma sappiamo tutti che cosa significa questo, che in mancanza di una contraerea tutti i missili vanno a segno, quelli che vengono intercettati causano con le interferenze, no? Vengono deviati. Dicono continuamente che i droni russi addirittura vanno fuori dal confine ucraino con le contraeree ucraine. Vuoi che all'interno di una città non colpiscano un edificio invece che un altro? Quindi, io capisco che mediaticamente faccia clamore e fa parte della propaganda. Tocca andare a vedere in Russia per capire che cosa sono stati colpiti in Ucraina. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che ha colpito impianti industriali militari, trasporto, logistica, magazzini, tutti a Kiev.
Danneggiata azienda che produce componenti per i droni. Poi l'azienda industriale Firepoint LLC che produce componenti per droni d'attacco è stata colpita, che assemblava e immagazzinava i propulsori utilizzati per i droni, eccetera, 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 anche per i missili Flamingo. Inoltre le forze armate hanno distrutto stabilimento d'assemblaggio dell'industria aeronautica statale, Antonov, e questo produceva invece un drone AN-126, non so, e infine hanno colpito un deposito che conteneva munizioni termobariche e munizioni per i missili Baba Yaga. Baba Yaga, che dal film di Keanu Reeves che si chiama... Come si chiama quella serie di film? Oddio, va bene. Abbiamo imparato che Baba Yaga è tipo l'uomo nero, no? Vabbè, comunque. Sti droni cadono dappertutto. Cadono dove non devono cadere. Cadono anche fuori dall'Ucraina. Nuovi droni che sono uno in Romania, un altro in Moldavia e uno anche in Turchia, vicino al Mar Nero. Sta Turchia. E una volta le navi, e una volta i gasdotti. E poi gli cadono i droni addosso. Non si sa bene di chi. Perché qua dicono che non sanno di chi. Il che sappiamo benissimo che cosa significa. Perché quando sono russi, ma anche quando c'è il sospetto che siano solo russi, dicono che sono russi. Quando dicono non si sa bene di chi, non identificati, chi li ha mandati? L'Azerbaigian? Gli Emirati Arabi Uniti? L'Iran? Un drone si è schiantato, questo è Reuters, un drone si è schiantato in Romania, paese membro della NATO e dell'Unione Europea, durante l'attacco russo in Ucraina. Questo l'ha dichiarato il Ministero della Difesa rumeno. Un altro drone ha attraversato lo spazio aereo moldavo. Stavolta non hanno alzato in volo di caccia? Sì, hanno alzato gli elicotteri, sono andati su, spagnoli mi sembra e anche altri. Milioni e milioni di spese. Le Monde, un dispositivo sospettato di essere un drone, si è schiantato all'interno del perimetro di una stazione di polizia in Turchia, nel nord-est della Turchia. Ho cercato, è vicino al Mar Nero. Ha danneggiato diversi veicoli, non ha causato feriti. Intorno alle 19 dell'ora locale, il governatore di Trabzon, così si chiama questa località, ha dichiarato che le prime indagini suggeriscono che l'esplosione sia stata causata da un drone. Gli esperti stanno esaminando i detriti per determinarne l'origine. Le immagini della telecamera di sorveglianza diffuse online e riportate da Reuters mostrano un'esplosione all'interno della stazione di polizia. Un'esplosione. Al momento non ci sono prove che colleghino questo incidente alla guerra tra Russia e Ucraina. Tuttavia, ci tiene l'agenzia a riportare che la scorsa settimana le autorità turche hanno rinvenuto un drone russo Gerbera sulla costa, eccetera, cioè nord-ovest del paese. Secondo quanto riportato questi episodi si verificano in un contesto di crescente numero di attacchi nel Mar Nero. Chissà mai chi, da dove verrà questo drone, ma comunque cambia poco, come sappiamo benissimo, no? Questi sono tutti droni che fanno il gioco della narrazione. Che siano ucraini o che siano russi, cambia poco. Se sono russi è un'aggressione diretta russa, come hanno detto la Moldavia, se non sbaglio, pochi giorni fa, se non sbaglio proprio la presidente moldava, ha detto è un attacco diretto della Russia, deliberatamente ha attaccato la Moldavia. Se non sbaglio la Moldavia, se sbaglio mi correggerete. Che sarebbe una dichiarazione di guerra, quindi dovrebbero rispondere con una controdichiarazione di guerra, ma lasciamo correre. Poi ci sono tutti i droni che compaiono e scompaiono, quelli che cadono, la maggior parte sono ucraini oltre il territorio, oltre i confini, quelli che vanno in Bulgaria a direzione opposta da parte rispetto a dove si trova la Russia, però quello è ucraino, certificato, ma è un errore, mi dispiace. Ha sorpassato e sorvolato tutta la Romania, è caduto vicino a una condotta di gas in Bulgaria, che serviva alla Turchia, tra l'altro, portandolo dalla Russia, però è stato un errore.
È stato un errore. Dire che è stato deviato dalla contraerea russa non potevano dirlo perché non ha minimamente avvicinato niente che fosse vagamente russo, quindi quello è. Quindi questi fanno tutti parte della narrazione che è volta a convincere l'opinione pubblica che c'è una continua minaccia da parte della Russia per lasciare nell'immaginario delle masse il pericolo, sempre costante, per il quale dobbiamo armarci. Quindi nella mente delle masse da spritz è fortunatamente stanno spendendo miliardi in armi, che già noi spendevamo miliardi, molto di più della Russia, adesso spenderemo molto di più della Russia comprando armi americane e aiutando l'economia americana che è a pezzi, ne parlerò nell'altro canale perché il debito pubblico americano ha superato i 40 trilioni, ma non tanto per il numero quanto per l'accelerazione degli ultimi anni, sono preoccupatissimi e non dicono più se potrà portare ad un collasso, è quando. E noi finanziamo e appianiamo i debiti statunitensi, comprando GNL, investendo là, perché ce l'ha detto Trump, comprando armi americane. Grazie di essere arrivati fin qui. Lasciate un like, sostenete il canale. Questo è un video per i mattinieri di venerdì 21 agosto. Buongiorno a tutti, abbonatevi, se volete sostenere il canale economicamente ci sono 3 livelli su YouTube, potete fare quello che più vi piace. In alternativa c'è Patreon che trovate in descrizione che vi permette di fare uno dei livelli di abbonamento mensili o annuale scontato di 2 mesi. Grazie, al prossimo video.